Ciao, sono Christian e oggi vi parlerò del ritratto. Il ritratto, per definizione, è la rappresentazione più o meno fedele alla realtà di un individuo o di un gruppo di individui. Nel tempo si è sviluppato anche l'autoritratto, ossia il ritratto dell'autore stesso dell'opera. Il ritratto può essere realizzato in pittura, in scultura, fotografia, disegno e in un certo modo limita la libertà dell'artista, che comunque deve attenersi all'osservazione dal vero del soggetto rappresentato. Nel corso della storia dell'arte gli artisti che hanno praticato questo genere sono stati moltissimi. Spesso alcuni ritratti sono diventati delle vere e proprie icone. Pensiamo ai coniugi Arnolfini di Jan van Eyck, oppure alla Gioconda di Leonardo, o ancora al doppio ritratto dei duchi di Montefeltro di Piero della Francesca, ai ritratti di Carlo V di Tiziano, a quelli di Napoleone di Jacques-Louis David, oppure alla misteriosa ragazza con turbante e orecchino di Jan Vermeer, e potrei andare avanti all'infinito. Dopo i primi esempi egiziani durante il regno di Amenofi IV, in cui il ritratto sperimenta delle forme molto caratterizzate, possiamo dire che l'inizio della ritrattistica avvenne nella Grecia del VI secolo a.C. e da allora non si fermò più. Certo, ci furono periodi più o meno fortunati, ma alla fine dei conti possiamo dire che il ritratto ha veramente attraversato la storia dell'arte. Il ritratto mosse i primi passi tra Egitto e Grecia, la culla della civiltà, ma presto si diffuse in tutto il mondo, dove c'era il potere da celebrare o anche semplicemente il desiderio di lasciare ai posteri la propria immagine. Lì si sviluppava anche il ritratto. Fin da che l'uomo ha coscienza di sé è stato sempre vivo il desiderio di lasciare la propria immagine, raggiungere l'immortalità attraverso i dipinti, attraverso sculture, fotografie. Vi sono civiltà che hanno praticato quasi esclusivamente questa forma d'arte ed altre che non l'hanno praticata affatto per ragioni sociali, culturali ed ideologiche. In altri casi il ritratto è diventato un mezzo di pura fantasia per cercare di rendere visibile e venerabile l'immagine di soggetti di cui in realtà non si sono conosciuti i tratti fisionomici reali e di cui addirittura è in discussione l'esistenza. Mi riferisco ad esempio agli apostoli, ai santi, oppure alle figure mitologiche o ai filosofi, poeti, letterati del passato come Omero, Virgilio, Plinio. Ad ogni modo il ritratto ha permesso a molte persone e agli artisti che le hanno rappresentate di entrare nella storia, diventando praticamente immortali. Se il video ti è piaciuto, lasciami un like qui sotto, condividilo con i tuoi amici e scrivi anche un commento con un apprezzamento, una critica, ma anche un suggerimento dei temi o argomenti da trattare nei prossimi video. Ciao!